Ciao a tutti, oggi volevo condividere con voi la mia esperienza di studio dell'arabo, della lingua araba, che è iniziata in Italia e dopo è continuata in Egitto. Adesso vi racconto tutto. Tutto è iniziato 10 anni fa, quando ho deciso di iniziare a studiare la lingua araba. Eh, il motivo per cui ho iniziato a studiarla è perché in quel periodo facevo delle ricerche, soprattutto religiose, spirituali, eccetera, per cui mi ero appassionato molto di Islam e mi interessava studiare l'arabo perché l'Islam si basa molto sulla lingua araba e sulle fonti, diciamo, nella lingua originale. Per cui quello è stato un po' il motore principale, anche se poi non nascondo di aver avuto molto interesse anche culturale per la cultura araba in generale e comunque scoprire mondi nuovi mi è sempre interessato, per cui decisi di buttarmi in questa avventura. Iniziai facendolo da autodidatta, per cui presi dei PDF su internet, iniziai a scrivere le parole, le lettere, fogli di pagine, mia madre si ricorda ancora. E così pian piano, nel corso delle settimane, mesi, ho iniziato, diciamo, a leggere le prime parole di arabo e a cominciare un po' a capire qualcosina. Non è che dedicassi poi così tanto tempo allo studio dell'arabo, diciamo magari un paio d'ore a settimana nel tempo libero, mi mettevo lì e facevo un po' di esercizi. E per cui nel corso di un annetto circa ho acquisito, se non altro, un po' di padronanza nel leggere le lettere, i testi vocalizzati, è un po' l'inizio per tutti quelli che vogliono iniziare a studiare arabo. Anche se sembra strano che alle persone, perché tutti vengono e ti dicono: Ma sai l'arabo? Ma sai anche leggere quelle parole lì? E dico: certo, da lì si inizia, da lì ho iniziato. Alle persone sembra la cosa più difficile riuscire a leggere l'alfabeto, in realtà quella è la cosa più semplice perché basta memorizzare le lettere con i relativi suoni e diventa facile. Quindi in verità la sfida vera è poi quando inizi lo studio vero e proprio della lingua. Comunque, dopo un annetto circa, mi sono ritrovato ad un punto in cui da solo non potevo più fare niente. A un certo punto serve un insegnante o qualcuno che ti trasmetta delle informazioni in modo metodico, con un sistema di insegnamento. Per cui capii che o mi prendevo un insegnante oppure potevo partire e fare un viaggio all'estero. Essendo che mi ero laureato da poco, era l'occasione giusta, non avevo particolari impegni, l'occasione giusta per partire. E decisi di andare in Egitto. La scelta dell'Egitto è stata un po' casuale forse, perché guardavo scuole in Marocco, in Egitto, in Giordania, però il Medio Oriente erano posti che non conoscevo bene, invece da piccolo in Egitto ero già stato. Avevo 8-10 anni, non mi ricordo esattamente, però comunque era un mondo che già avevo visto con i miei occhi. E poi consigli dalle persone, anche se poi i consigli sono sempre contrastanti, che i marocchini dicono di andare in Marocco, gli egiziani di andare in Egitto, eccetera, eccetera. Per cui niente, decisi per il Cairo, anche cercando alcune scuole online, vidi che c'erano delle buone recensioni, vidi studenti che erano soddisfatti e così ho preso un biglietto. Ho preso un biglietto per il Cairo. Cioè, se ci ripenso, è ancora una pazzia andare in una metropoli, nella metropoli più grande del continente africano, con un biglietto aereo e 2 o 3 indirizzi di alberghi in giro, ma senza sapere, senza nessuna prenotazione, per esempio, senza sapere esattamente dove sarei finito. Per cui sono sceso all'aeroporto del Cairo e Dio mi ha graziato con un taxista che non mi ha voluto fregare, anche se ci sono parecchi che cercano un po' di fare i furbetti, ma forse vedendo la mia situazione di ragazzo un po' spaesato, un po' fuori dal mondo, che era lì poi per studiare arabo, non ero il classico turista che si voleva divertire o che voleva far chissà che, per cui forse l'ho un po' impietosito e mi ha aiutato dicendomi che tutti gli indirizzi che avevo trovato su internet di alberghi erano assolutamente fuori portata e troppo lontani dalle scuole che io avrei voluto fare. Per cui mi accompagnò in un albergo che lui conosceva, che era molto più vicino alle scuole dove avrei studiato io. E ancora oggi lo ringrazio perché poi col senno di poi, quando ho imparato le tariffe dei taxisti, mi rendo conto che mi ha aiutato e ha deciso di non fregarmi, anche se avrebbe potuto benissimo farlo. L'impatto col Cairo è stato forte, soprattutto perché forse non avevo esattamente idea di dove ero finito. Nel senso che io, per esempio, il primo giorno sono uscito dall'albergo e ho cominciato a camminare pensando adesso vado alla scuola, dovevo cercare una scuola che si chiama Marcus Fajr,
dovevo andare lì per cercare di vedere se potevo iscrivermi, se quando sarebbero iniziati i corsi, eccetera. Sono uscito a piedi, vado, inizio, cammino. Sulla cartina era proprio un pezzettino, qualche centimetro, ma non avevo idea della grandezza del Cairo. Quei pochi centimetri in realtà erano 6-7 chilometri che mi sarei dovuto fare a piedi. Volevo farli a piedi anche per gustarmi un po', per cominciare a dare un'occhiata intorno, per capire un po' com'era l'ambiente intorno a me, per entrare un po' nell'atmosfera, nel cominciare insomma ad immergermi in questo nuovo contesto. Decisi di non prendere il taxi, ma fu una scelta assolutamente sbagliata. Quando arrivai a metà strada mi resi conto che era stata una scelta sbagliata e che prendere un taxi era la scelta giusta. Dopo semmai avrei potuto camminare il pomeriggio, perché davvero è talmente grande quella città lì che anche se sei in un solo quartiere devi davvero muoverti coi mezzi, non puoi pensare di muoverti, di spostarti a piedi. In particolare il quartiere dove dovevo andare io era Madinat Nasr, che non so, avrà la popolazione di una città come Milano, credo, pur essendo solo un piccolo pezzettino di città, uno degli ultimi pezzi costruiti. Però davvero parliamo di spazi immensi e con una popolazione super numerosa. Quindi il primo giorno andò sostanzialmente a vuoto e lo usai soltanto per camminare un po' in giro e per vedere un po' l'ambiente, per capire dove mi trovavo. E servì, diciamo, se non altro a capire che dovevo cambiare strategia. Nei giorni successivi sono riuscito finalmente a raggiungere la scuola. Avevo dei contatti di persone, amici di amici di amici, che ero riuscito a procurarmi, e decisi che come unica scelta che mi era rimasta era chiamare loro e farmi aiutare, perché avevo capito che da solo insomma non era come andare, non so, a Parigi, a Madrid o in una città europea che bene o male te la cavi. Lì avevo bisogno dell'aiuto di qualcuno, per cui mi accompagnarono alla scuola e feci l'iscrizione. Avrei iniziato dopo una settimana circa, e la prima settimana quindi la dedicai poi a cercare un affitto. Sempre queste persone mi hanno aiutato a cercare degli affitti in zone dove vivono gli studenti. Infatti a Madinat Nasr, in questa zona del Cairo, ci sono tantissime scuole di arabo. Sono tutte scuole private di studenti che vengono da ogni paese del mondo, davvero. Ho conosciuto studenti dal Messico all'Indonesia, tutti i paesi del Nord Africa, paesi arabi, eccetera, paesi delle repubbliche sovietiche, tantissimi, malesi, eccetera. Davvero una situazione incredibile di miscuglio di culture diverse, però tutti lì con lo stesso obiettivo di imparare l'arabo, e è stata davvero una bellissima esperienza da questo punto di vista. Quindi mi ritrovai all'interno di questi quartieri di studenti, condividendo un appartamento all'inizio con un giovane ragazzo del Turkestan che era lì in realtà mandato dai genitori, ma lui non ne voleva sapere di studiare arabo, per cui non trovai un grande supporto all'inizio come aiuto, nonostante lui fosse lì da parecchi mesi. Comunque, in realtà, anche se la mia partenza è stata così, diciamo un po' un passo falso, perché ho trovato un appartamento che forse non era adatto per me, ho trovato una scuola che poi in realtà ho deciso di cambiare, eccetera. C'è la cosa bella che una volta che sei lì, una volta che vedi questo quartiere, questa scuola, e capisci un po' quello che fa per te e quello che invece non è al tuo standard, non fa per te, insomma, è facilissimo cambiare da una settimana all'altra, cambi scuola, cambi appartamento, cambi zona e ci si adatta abbastanza facilmente. Sì, è un po' stressante, però dopo, una volta che ci si è stabiliti bene, si può partire con lo studio vero e proprio. Lo studio è stato molto intenso. Le scuole lì erano organizzate con 5 giorni a settimana di lezioni per 4 o 5 ore al giorno, però davano davvero un carico di compiti considerevole, copiare testi, ripetere, addirittura anche impararli a memoria, perché i nostri professori dicevano che imparare un testo a memoria ti aiuta a sciogliere la lingua e a imparare anche delle formule sintattiche, delle formule lessicali, che poi tu automaticamente inizi ad utilizzare nella vita quotidiana. E nonostante la fatica, comunque ha richiesto tantissimo impegno, però io l'ho fatto con tutta la passione, davvero non mi è pesato neanche per un attimo. Serve davvero tantissimo impegno per arrivare a queste scuole. Diciamo che dei 100 ragazzi che si iscrivono al primo livello, forse 30 arrivano alla fine, e di questi 30 magari qualcuno che ha ripetuto più volte 1 o 2 livelli. In genere queste scuole sono organizzate su una decina di livelli, ognuno dei quali dura un mese e mezzo,
e ogni mese ci si iscrive al livello successivo, per cui uno può scegliere quando iscriversi, quando cambiare, cioè è davvero una cosa molto facile da questo punto di vista, perché ogni mese uno si riscrive al livello successivo, va a pagare la retta, però uno può anche scegliere di iscriversi in un'altra scuola, fare un test di ammissione e rientra allo stesso livello a cui ha lasciato. Io per esempio ho cambiato varie scuole. Ho fatto appunto il Marcus Fagger all'inizio, dopo ne ho cambiato un'altra, dopo un'altra ancora, però tutte le volte diciamo rientravo magari non proprio allo stesso livello dove ero, ma un livello sotto perché mi permetteva di fare un piccolo ripasso e dopo proseguivo nello studio. Una cosa positiva è stata il fatto che quando sono arrivato lì, già dal primo test che feci, mi ammisero a livello 2, per cui calcolate che ci sono due livelli propedeutici di solito in queste scuole, in cui insegnano proprio Alif Beta, insegnano l'alfabeto, le vocalizzazioni, eccetera, per cui insegnano a leggere. Dopo c'è il livello 1, si inizia con i primi parole, i primi brevi dialoghi, il livello 2 si inizia qualcosina di grammatica, e io mi ricordo già dal livello 3. E non me la sentivo, cioè io non parlavo niente di arabo, era assurdo per me che mi ammettessero a un livello così alto. Pensavo semmai il contrario, che mi facessero fare tutto per farmi pagare di più, per farmi fare più corsi. Invece no, dal primo test che feci ero già al terzo livello e quindi questa cosa mi consente di darvi un consiglio. Se volete fare un'esperienza del genere, non buttatevi da sprovveduti, insomma, preparatevi bene. Io, come vi ho detto prima, anche se non pensavo di studiare arabo in un paese all'estero, però avevo già studiato un anno da solo, da autodidatta nel tempo libero. E questa cosa qua mi ha poi fatto guadagnare soldi e tempo quando sono arrivato sul luogo. Per cui questo ve lo consiglio. Se volete fare una cosa del genere, non andate pensando che dopo lì imparate alif, bet, th, perché altrimenti perdete un sacco di tempo, di soldi e va a finire che quando dovete tornare avete ancora un livello molto scarso. La vita al Cairo è stato davvero un impatto fortissimo, perché il Cairo è una città gigantesca, grandissima, con 20-30 milioni di abitanti, davvero è difficile immaginare la grandezza di una città così, e oltre che essere molto grande, anche molto densamente popolata. Per cui la prima cosa che si nota quando si arriva al Cairo sono questi palazzi tutti vicini uno all'altro, tutti stracolmi di persone. Purtroppo c'è un po' di sporco in giro per le strade rispetto ai standard a cui siamo abituati. Bisogna abituarsi un po' a questa cosa qui. La città è grande, ma per grande cosa significa? Che per andare da una parte all'altra ci si può mettere anche un'ora e mezza, 2 ore con i mezzi, o mezz'ora, tre quarti d'ora col taxi, una cosa di questo tipo. Quindi la vita al Cairo non è stata del tutto semplice. Riuscire a orientarsi con i mezzi, riuscire a prenderli i mezzi, perché poi quelli manco si fermano, quindi bisogna salirsi un po' al volo. È tutto un mondo molto veloce, frenetico, a cui ci si bisogna adattare. Io personalmente sono cresciuto in montagna, per cui non è stata immediata la cosa. Però devo dire che la grande motivazione, il fatto comunque di essere in un ambiente nuovo, quindi avere tanti stimoli così, mi ha aiutato poi ad andare avanti positivamente. Un'altra cosa che ha avuto un impatto molto forte, che ho fatto fatica da affrontare, è stato il dialetto. Questa è una cosa che accomuna molti studenti di lingua araba. Quando si recano in un paese arabo, vanno lì per studiare l'arabo standard, l'arabo fusha, però cosa trovano? Trovano una popolazione che parla quasi quasi esclusivamente dialetto, il dialetto locale. E in certi paesi, l'Egitto è uno di questi, il dialetto si sente anche nei discorsi presidenziali, nelle lezioni universitarie, si sente davvero in qualsiasi contesto. E uno che è lì a studiare l'arabo standard fa un po' di... cioè, è un impatto molto duro, perché studia una lingua, poi esce e ne sente un'altra, e la differenza è notevole. Dopo uno impara un po' a capire le similitudini tra i due tipi di parlare arabo, capisce un po' il sistema con cui le parole vengono cambiate, eccetera, per cui diventa un po' più facile. Però all'inizio è davvero, sembrano due lingue totalmente diverse. E questo è un deterrente per molti studenti che arrivano e si scoraggiano un po'. Però io, tutto sommato, vivendo con studenti che studiavano l'arabo nelle stesse scuole dove andavo io, erano anche loro interessati all'arabo al Fusha, erano molto determinati, per cui parlavamo tra di noi, pur facendo qualche errore, magari a volte ci trasmettevamo anche questi.
Però alla fine il fatto di andare a scuola a sentire l'arabo Fusha, di uscire e parlare con loro sempre con la stessa tipologia di arabo, mi ha aiutato poi a riuscire un po' a sciogliermi e a riuscire anche a parlare. Però pensavo sinceramente che sarei riuscito molto prima. Invece questa cosa qua, e poi anche il fatto che io comunque verso il dialetto ho mantenuto una sorta di chiusura iniziale, perché avevo paura un po' di mescolare le due cose e non volevo, cioè, studiare bene una cosa e poi semmai aprirmi a quell'altra, aprirmi anche verso il dialetto. Anche perché il dialetto, un po' come tutti i dialetti del mondo, è una semplificazione di solito. È una semplificazione in cui molte regole non ci sono più, le cose sono molto più semplici, immediate, per cui dopo quando uno si impegna a parlare l'arabo standard, è facile poi che se sa bene il dialetto cada nelle semplificazioni dialettali. Questo per qualcuno non è negativo, però se uno vuole parlare un tipo di arabo piuttosto che un altro senza fare confusione, allora forse è meglio che all'inizio si dedichi soltanto a una delle due. Poi al Cairo ci sono tante cose belle da vedere. La cittadella è veramente un tesoro, bellissima, è un salto indietro nella storia. E poi tutti i monumenti egizi, le piramidi sono lì a due passi, sono praticamente appena fuori dal Cairo. C'è il museo egizio, ci sono tante cose anche da guardare per chi ha un interesse storico-culturale di questo tipo. Le persone, ho tante persone che conservo ancora nel mio cuore, che ricordo benissimo, davvero. Eh, Quanto mi hanno aiutato quei ragazzi che mi hanno indirizzato verso la scuola, che mi hanno portato al quartiere dove poi ho preso i miei appartamenti in affitto, quanto mi hanno aiutato davvero, uscivano dal loro lavoro e venivano per aiutare me, ma senza chiedermi niente in cambio, anzi poi pretendevano pure di offrirmi da mangiare e tutto. Una cosa a cui quasi quasi mi sentivo in imbarazzo, però per loro era vissuta quasi come un dovere, come una cosa normale. E mi sento molto riconoscente verso di loro. E come loro poi tante altre persone che nel corso dei 2 anni al Cairo ho avuto modo di conoscere e di capire che erano davvero persone splendide. Purtroppo ho visto una sorta di polarizzazione tra le persone, almeno al Cairo, tra quelle super buone, davvero che ti darebbero l'anima, a quelle invece che aspettano solo un attimo per fregarti, per raddoppiarti l'affitto, per venderti quella cosa lì al doppio del prezzo, taxisti che ti fanno delle tariffe assurde. Questo è frequente, per cui uno deve essere pronto, non fidarsi del primo che incontra, avere sempre un po' di cautela. Però poi conoscerà tante persone bravissime e davvero ho tanti bei ricordi da questo punto di vista. Quindi il mio studio è proseguito nel corso di questi 2 anni. Per i primi 6 mesi mi sono dedicato un po' alle regole base della grammatica e praticamente dopo 6 mesi, sinceramente, ancora poco riuscivo a parlare l'arabo standard, l'arabo Fosha. Era difficile per me riuscire a ancora avere un dialogo sciolto, perché mi ero dedicato molto alla grammatica e perché appunto avevo avuto questo impatto con il dialetto molto forte. Però dopo questa prima fase di 6 mesi ero tornato in Italia per un periodo e quando sono tornato in Egitto ho sentito di aver fatto un salto enorme, cioè quasi improvviso, anche se in Italia non è che avessi fatto poi granché. Però davvero forse aver preso questa pausa mi ha aiutato un po' a far sedimentare tutte le informazioni, comunque qualcosa anche a casa ascoltavo, ripetevo, e davvero sono arrivato lì e nel giro di un mesetto mi sembrava di parlare arabo, cioè davvero sono arrivato al punto di dire in quel momento lì, adesso parlo arabo. Ovviamente sempre con i soliti errorini, con le solite cose, però mi sentivo meno in imbarazzo, meno impacciato e mi veniva più sciolto. Quindi da lì poi è iniziato lo studio vero e proprio della lingua, il potersi addentrare nei testi, il potersi addentrare nella poesia, il fatto anche solo di capire e di essere sicuro di quello che sta dicendo una persona quando ti parla, mentre per i primi 6 mesi qualcuno ti parlava e eri indeciso tra mi ha detto questo o questo, una di queste cose qui. Cioè capivi il contesto ma era difficile essere sicuri di quello che ti stavano dicendo. Invece quando sono poi tornato, nonostante poi tutti i casini che c'erano stati al Cairo, perché nel frattempo c'erano stati un po' di tumulti, era il periodo delle rivoluzioni, di Morsi, del Sisi, insomma, tutto quell'aspetto politico lì. Quando sono tornato mi sono sentito più forte sulla lingua. Per cui ho deciso di continuare ancora lo studio. Sono stato per 2 mesi anche in un paesino di campagna nella regione di Bohaira
e ho trovato lì un ambiente molto diverso. Sono contento anche di questa esperienza perché mi ha aiutato ad avere una visione un po' più completa sull'Egitto. Non è che uno va al Cairo e quello è l'Egitto. L'Egitto è un paese molto grande, le regioni sono un po' diverse tra di loro e la campagna è molto diversa dalla città, per cui le persone erano molto più affabili, i ritmi di vita erano più tranquilli, mi sono trovato molto bene. Però poi comunque per dover finire gli studi sono tornato al Cairo, quindi ho fatto solo 2 mesi in questo paesino. Quando sono tornato al Cairo ho continuato a studiare e lì ho cominciato a pensarmi un po' come insegnante, nel senso adesso comincio un po' a parlare arabo, che cosa posso insegnare a qualcuno che vuole studiare arabo? E ho iniziato a ideare un corso che fosse diverso da tutti gli altri corsi, perché qual è il problema? Che spesso quando uno va e inizia a studiare arabo si usa un metodo di studio con lui che è lo stesso metodo usato nelle scuole arabe, nei paesi arabi in generale, per cui uno prende lo stesso metodo e lo porta qua in Occidente. In realtà questo metodo spesso non funziona, scoraggia gli studenti, fa allontanare, scappare, fa pensare all'arabo come una cosa irraggiungibile che è per pochi, che è quasi impossibile. In realtà non è così, è il metodo che è sbagliato e se viene corretto un po' questo metodo le cose funzionano meglio. Per cui mi sono messo lì e ho iniziato a fare delle schede didattiche che fossero pensate proprio su misura per un occidentale o per una persona che è nata e cresciuta nei paesi europei, per esempio, o americani, eccetera. Questo metodo ha funzionato perché poi l'ho utilizzato con degli studenti nelle classi qua in Italia. Ho fatto anche delle video lezioni che ho pubblicato su Instagram e devo dire che sono tante, ma tante, davvero non mi aspettavo le persone che mi hanno detto era tanti anni che ci provavo ma non ero mai riuscito, grazie, finalmente riesco a leggere senza problemi. Davvero, perché è costruito su misura per una persona non arabofona che non ha mai studiato arabo e non ha mai sentito granché di arabo. Qual è la peculiarità di questo corso? È che già dalla terza lezione si inizia già a leggere le prime parole. In genere uno prima insegna tutto l'alfabeto, no? Il metodo classico è questo, ti insegnano prima l'alfabeto, ma in realtà uno non deve conoscere l'alfabeto per riuscire a leggere, perché tante parole, cioè non è che ogni parola c'ha tutte le lettere dell'alfabeto, si possono scegliere, non so, una decina di lettere e poi iniziare a leggere le prime parole con quelle lettere lì. Basandomi proprio su questo principio, ho ideato il corso che verrà pubblicato anche qua su YouTube tra un mesetto circa. Tutto il materiale didattico sarà reso disponibile, ci saranno vari video, lezioni con gli esercizi, eccetera, per cui se sei interessato ti puoi iscrivere e troverai tutto il materiale. Quindi per concludere, l'esperienza in Egitto mi ha arricchito tantissimo. Come ogni viaggio, quando ci si immerge totalmente in un contesto diverso, dove ci sono punti di vista differenti, magari uno non li accetta, però lo aiutano a vedere le cose sotto un punto di vista differente e a mettersi in discussione, a mettere in discussione tutto quello che pensava fino ad allora. Questo arricchisce molto e a me personalmente ha fatto sentire più ricco. Poi, nonostante mille vicissitudini che ho avuto quando sono tornato, che magari vi racconterò più avanti. Però sicuramente è stata un'esperienza positiva, difficile, ma tutte le esperienze da cui volete trarre molto sono per forza difficili. Cioè, sicuramente è un'esperienza che ha avuto momenti di difficoltà, momenti di soddisfazione e che ha richiesto tanto sacrificio, su questo non c'è dubbio. Soprattutto come dicono gli arabi in una famosa poesia لا تحسب المجد تمرا أن تأكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. Cioè sostanzialmente il valore non è come un frutto che si mangia, non è una cosa che un'informazione che si mette in un cassetto e è lì, ma non raggiungerai mai il valore finché non avrai assaggiato la pazienza, finché non avrai gustato la pazienza. Mi piace concludere con queste bellissime parole. Quindi vi saluto a tutti, ci vediamo ancora sul canale con i prossimi video. Assalamu alaikum wa rahmatullah.